Questo volante ci è costato ben 5 anni. E no, non perché effettivamente ci abbiamo lavorato per ben 5 anni, ma semplicemente perché per 5 anni non siamo stati in grado di costruirlo. L'idea è sempre stata quella di realizzare un volante come quelli che si vedono in Formula 1. Display centrale, barra LED, manettini per le varie configurazioni. Il problema è che tra l'avere un'idea e realizzare un prodotto ben funzionante, beh, c'è un abisso. E sapete qual è la cosa bella? Quando finalmente ci siamo riusciti, invece di accontentarci, abbiamo deciso di prenderlo a martellate, cestinarlo e ricominciare da zero. Quindi oggi vi raccontiamo come siamo passati da un'idea folle a un volante wireless custom che ha finalmente visto la pista. In realtà l'idea nasce quasi all'inizio del progetto VT01, quando la macchina montava ancora il motore 125 a due tempi. It's the biggest piece of dog shit. Io e il CEO della VTG eravamo fissati con i volanti da sim racing e quelli di Formula 1 e quindi volevamo troppo averne uno montato proprio sul nostro prototipo. Il problema è che ovviamente all'epoca non avevamo le competenze per farlo. Il nostro piano originario era usare un Arduino Mega installato direttamente nel volante. L'idea era di far arrivare ogni singolo sensore della macchina, quindi temperature, pressioni, giri motore, direttamente all'interno del volante. Volevamo usarlo praticamente come una centralina. E sulla carta ci sembrava anche una buona idea, ma nella pratica, beh, era un suicidio ingegneristico. Questo perché significava dover far passare una treccia di decine di cavi flessibili lungo il piantone dello sterzo, usando dei connettori enormi. Sarebbe uscito un accrocchio pieno di cavi interni, difficilissimo da assemblare e un incubo da programmare. A quel punto quindi ci siamo fermati e abbiamo preferito usare il piastrone di ferro che sembrasse un volante, perché in quel momento effettivamente non ci serviva costruirne uno serio, ci serviva acquisire maggiori competenze. Quindi per diversi anni quel progetto è rimasto soltanto nei nostri pensieri. Abbiamo continuato ovviamente a studiare e a cercare soluzioni alternative. Abbiamo anche pensato di usare dispositivi commerciali, tipo quelli che vengono usati nel mondo dei kart. Ma usare dispositivi simili voleva dire pagare 500-600 euro per effettivamente, ragazzi, rimanere ignoranti. E sinceramente non è nel nostro stile. Un giorno però si è presentata l'occasione di fare sul serio, ma con un progetto totalmente diverso, l'SCC TV, il sistema di comando e controllo per una trazione di una vendemmiatrice. Sì, ci piacciono gli acronimi. Lì abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo smesso di usare le schede millefori e abbiamo progettato la nostra prima vera PCB su KiCad. E ovviamente chi progetta circuiti lo sa, la prima versione non va mai bene. E infatti è stato un mezzo disastro, i componenti non combaciavano con i footprint, l'ESP32 non entrava all'interno delle piazzole. Oh no! Oh no! Però ogni errore ci è stato utile per migliorare. E quando la vendemmiatrice si è accesa e ha funzionato perfettamente, ci siamo guardati e abbiamo capito che il momento era arrivato. Quindi abbiamo deciso di riprendere in mano questo progetto, ma con una strategia rivoluzionaria. Il volante doveva essere wireless. Eh sì, avete capito proprio bene, wireless, perché utilizzando l'ESP32 e il protocollo di trasmissione ESP-NOW, potevamo slegare completamente il volante dall'impianto elettrico principale dell'auto. Il volante sarebbe stato così un controller autonomo che dialoga via radio con la centralina nascosta. Zero trecce di cavi sul piantone, solo due sottili fili per l'alimentazione a 12 volt. A quel punto quindi ci siamo messi subito al lavoro sulla prima versione. Abbiamo tagliato al plasma la piastra strutturale in acciaio da accoppiare con il piantone e dietro abbiamo montato una scatola stampata in 3D per contenere l'elettronica. Il cuore del sistema era la nostra nuova PCB a 2 layer. Questo significa avere 2 piste di rame sia sopra che sotto la scheda per collegare lo schermo, la barra LED e l'ESP32. Abbiamo saldato tutto, dato corrente e il volante effettivamente si è acceso. Funzionava, ma non eravamo soddisfatti, ragazzi.
A causa dei 2 soli layer della PCB, lo spazio per le piste era talmente tanto ridotto che abbiamo dovuto fare dei ponti con dei fili volanti per creare alcuni collegamenti. I pulsanti che abbiamo provato a realizzare non davano un feedback decente, lo schermo non era perfettamente allineato e l'assemblaggio interno era abbastanza scomodo. Così abbiamo preso la decisione più difficile. Non lo montiamo sulla macchina, lo buttiamo e lo rifacciamo da zero. Per la seconda versione siamo ripartiti dagli errori, elevando il livello tecnico del progetto. Il cambiamento radicale è stato passare da una PCB a 2 layer a 4 layer. Questo significa che la scheda ha 4 piani di rame sovrapposti, 2 esterni per i segnali e 2 interni dedicati esclusivamente all'alimentazione e al piano di massa continuo. Questo va ad eliminare i disturbi elettromagnetici, cancella le necessità di ponti volanti all'interno della scocca del volante e permette un circuito incredibilmente pulito e compatto. Abbiamo deciso anche di riprogettare la scocca posteriore, correggendo al millimetro gli allineamenti di schermo e LED. Grazie ad InzLogic 3D abbiamo stampato il corpo principale in PA6CF, un filamento caricato al carbonio che garantisce una rigidità strutturale e una resistenza termica pazzesca. Altro che ABS, ragazzi. I pulsanti stampati in 3D della prima versione sono stati sostituiti da pulsanti con un click netto e preciso. E per chiudere in bellezza ci siamo voluti togliere un piccolo sfizio. Abbiamo laminato i coperchi posteriori in vera fibra di carbonio e se vi interessa l'argomento abbiamo già realizzato un video sul canale, vi lascio qui la scheda per andarlo a vedere. Il volante quindi era pronto, l'hardware era finito, il software base rispondeva ai comandi ed era quindi arrivata l'ora del track test. Ma ragazzi, l'elettronica sa essere molto bastarda. Infatti durante i test statici in officina il volante continuava a disconnettersi dalla centralina dell'auto senza un apparente motivo. E abbiamo passato ore con il tester a caccia di falsi contatti e poi ci siamo accorti di una cosa assurda. Se toccavamo l'ESP con un dito, il segnale wireless tornava stabile al 100%. Appena toglievamo il dito, la connessione saltava. Il corpo umano faceva praticamente da antenna artificiale e il problema effettivamente non ci è ancora del tutto chiaro, ma per poter portare la macchina in pista abbiamo saldato un microfilo di rame sulla massa dell'antenna del ricevitore. Una pezza temporanea che però funziona alla perfezione e quindi ci ha permesso di scendere in pista per la prima volta con il nostro nuovo sistema wireless. Il volante ha risposto per tutta la sessione di test senza perdere un singolo pacchetto di dati. E il progetto ovviamente, ragazzi, non è finito. Per il momento il display ci mostra solamente temperatura motore e livello del carburante, insomma, l'essenziale per non rimanere a piedi. Con il tempo ovviamente svilupperemo interamente l'elettronica del nostro prototipo, dal DRS al sistema drive-by-wire, ma la lezione più importante l'abbiamo già portata a casa. 5 anni di idee, fallimenti e schede bruciate racchiusi dentro questo display. In questi 5 anni non stavamo solo cercando di costruire un volante, ma stavamo costruendo le competenze per poterlo fare davvero.